Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Corbilta, compresse rivestite. Sandoz SpA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'ha Corbilta, compresse rivestite? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Corbilta, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Corbilta, compresse rivestite? Corbilta, compresse rivestite ha un farmaco a base del principio attivo levodopa più carbidopa più entacapone, appartenente alla categoria degli anti-Parkinson dopaminergici e nello specifico dopa e suoi derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Corbilta, compresse rivestite può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Corbilta 50 mg più 12,5 mg più 200 mg 100 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Orion Corporation. Concessionario: Sandoz SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: levodopa più carbidopa più entacapone. Gruppo terapeutico: anti-Parkinson dopaminergici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Corbilta è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con morbo di Parkinson che presentano fluttuazioni motorie giornaliere di eurosfine-dosi e euro-S che non sono stabilizzati con il trattamento a base di levodopa/inibitori della dopa-decarbossilasi, DDC. Posologia. La dose giornaliera ottimale deve essere determinata dopo un attento aggiustamento della levodopa per ciascun paziente. La dose giornaliera deve essere ottimizzata preferibilmente utilizzando uno dei 7 dosaggi disponibili per il prodotto: 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg o 200 mg/50 mg/200 mg di levodopa/carbidopa/entacapone. I pazienti devono essere istruiti a prendere una sola compressa di Corbilta per ogni somministrazione. I pazienti che ricevono un dosaggio di carbidopa inferiore a 70-100 mg al giorno hanno una probabilità maggiore di accusare nausea e vomito, mentre l'esperienza utilizzando una dose giornaliera complessiva di carbidopa superiore a 200 mg ha limitata la dose massima raccomandata per entacapone a di 2000 mg, quindi la dose massima a di 10 compresse al giorno per i dosaggi di Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg e 150 mg/37,5 mg/200 mg. 10 compresse di Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg corrispondono a 375 mg di carbidopa al giorno. Sulla base di tale dose giornaliera di carbidopa, la dose massima raccomandata per Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg ha di 8 compresse al giorno e per Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg ha di 7 compresse al giorno. In generale Corbilta deve essere utilizzato nei pazienti trattati con dosi corrispondenti di preparazioni standard a base di levodopa/inibitori della dopa-decarbossilasi ed entacapone. Come modificare la terapia da preparazioni a base di levodopa/inibitori della DDC, carbidopa o benserazide e compresse di entacapone a Corbilta. Ai pazienti in corso di trattamento con entacapone e con preparazioni standard a base di levodopa/carbidopa in dosi pari ai dosaggi corrispondenti di Corbilta possono essere somministrate direttamente le compresse di Corbilta con dosaggio corrispondente.
Per esempio, un paziente che assume una compressa da 50 mg/12,5 mg di levodopa/carbidopa ed una compressa di entacapone da 200 mg 4 volte al giorno può assumere una compressa di corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg per 4 volte al giorno al posto della dose consueta di levodopa/carbidopa ed entacapone. B. Quando si inizia la terapia con corbilta in pazienti in corso di trattamento con entacapone e levodopa/carbidopa in dosi non corrispondenti alle compresse di corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg o 75 mg/18,75 mg/200 mg o 100 mg/25 mg/200 mg o 125 mg/31,25 mg/200 mg o 150 mg/37,5 mg/200 mg o 175 mg/43,75 mg/200 mg o 200 mg/50 mg/200 mg, la dose di corbilta deve essere regolata con attenzione per una risposta clinica ottimale. All'inizio, corbilta deve essere regolato in modo da corrispondere il più vicino possibile alla dose giornaliera complessiva in corso d'uso. C. Quando si inizia la terapia con corbilta in pazienti già in corso di trattamento con entacapone e levodopa/benserazide in una formulazione a rilascio standard, è opportuno interrompere la somministrazione di levodopa/benserazide la sera precedente ed iniziare la somministrazione di corbilta il mattino successivo. La dose iniziale di corbilta deve contenere la medesima quantità di levodopa o una quantità leggermente 5-10% superiore. Come fare passare i pazienti non trattati con entacapone a corbilta? La terapia con corbilta può essere avviata con un dosaggio corrispondente a quello della terapia in corso in alcuni pazienti con morbo di Parkinson che presentano fluttuazioni motorie di Euro-sfine-dosi Euro-S che non sono stabilizzati con il trattamento a base di levodopa/inibitori della DDC. Tuttavia, il passaggio diretto da levodopa/inibitori della DDC a corbilta non è consigliato per i pazienti che presentano discinesia o che assumono una dose giornaliera di levodopa superiore a 800 mg. In tali pazienti è consigliabile introdurre il trattamento con entacapone come trattamento a parte, compresse di entacapone, e quindi aggiustare la dose di levodopa se necessario, prima di passare a corbilta. Entacapone potenzia gli effetti della levodopa. Perciò può essere necessario, specialmente nei pazienti che presentano discinesia, ridurre la dose della levodopa del 10-30% nei primi giorni o nelle prime settimane dopo l'inizio del trattamento con corbilta. La dose giornaliera di levodopa può essere ridotta prolungando l'intervallo tra le dosi e riducendo la quantità di levodopa ad ogni somministrazione, tenendo in considerazione le condizioni cliniche del paziente. Aggiustamento delle dose durante il trattamento. Quando si rende necessaria una maggiore quantità di levodopa, deve essere preso in considerazione un aumento della frequenza della somministrazione e o l'uso di un dosaggio diverso di corbilta, nei limiti delle dosi consigliate. Quando si rende necessaria una quantità minore di levodopa, la dose giornaliera complessiva di corbilta deve essere diminuita riducendo la frequenza delle somministrazioni, prolungando l'intervallo tra le dosi, o diminuendo il dosaggio di corbilta ad una somministrazione. In caso di uso concomitante di corbilta e di altri prodotti medicinali a base di levodopa, è necessario seguire le raccomandazioni relative alla dose massima. Interruzione della terapia con corbilta. Se si interrompe il trattamento con corbilta, levodopa/carbidopa/entacapone e si fa passare il paziente ad una terapia con levodopa/inibitore della DDC senza entacapone, occorre aggiustare il dosaggio delle altre terapie anti-Parkinson per raggiungere un sufficiente controllo dei sintomi parkinsoniani. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di corbilta nei bambini al di sotto dei 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Pazienti anziani. Non è necessario alcun aggiustamento delle dose di corbilta per i pazienti anziani. Pazienti con insufficienza epatica. Si consiglia di somministrare corbilta con cautela nei pazienti con insufficienza epatica di grado da lieve a moderato. Può essere necessario ridurre il dosaggio, vedere paragrafo 5.2. In caso di insufficienza epatica grave, vedere paragrafo 4.3. Pazienti con insufficienza renale. L'insufficienza renale non influisce sulla farmacocinetica dell'entacapone. Non sono stati riportati studi particolari sulla farmacocinetica di levodopa e carbidopa in pazienti con insufficienza renale, quindi la terapia con corbilta deve essere somministrata con cautela nei pazienti con insufficienza renale di grado severo, compresi quelli in dialisi, vedere paragrafo 5.2. Modo di somministrazione. Ciascuna compressa deve essere assunta per via orale con o senza cibo, vedere paragrafo 5.2.
Una compressa contiene una dose per il trattamento e deve essere somministrata soltanto intera. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Insufficienza epatica grave. Glaucoma ad angolo chiuso. Feocromocitoma. Somministrazione concomitante di Corbilta con un inibitore non selettivo delle monoaminossidasi, MAO e MAO-B ad esempio fenelzina, tranilcipromina. Somministrazione concomitante con un inibitore selettivo delle MAO e con un inibitore selettivo delle MAO-B, vedere paragrafo 4, 5. Storia precedente di sindrome neurolettica maligna, NMS, e rabdomiolisi di origine non traumatica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Corbilta non è raccomandato per il trattamento delle reazioni extrapiramidali indotte da farmaci. La terapia con Corbilta deve essere somministrata con attenzione nei pazienti con patologie ischemiche, malattie cardiovascolari o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Altri medicinali anti-Parkinson. Ad oggi non vi è alcuna indicazione di interazioni che possano precludere l'uso dei medicinali standard anti-Parkinson in concomitanza con Corbilta. In dosi elevate, l'entacapone può interferire con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Corbilta, compressa rivestite. insieme ad altri farmaci come Eurosclopixol, compressa rivestita Eurosclopixol, gocce a Eurosclopixol, soluzione, uso interno, a Eurosclopixol, soluzione, uso interno, a Eurosdifmitre a Eurosdroperidolo icma a Eurosdroperidolo calcex a Eurosgefera a Eurosisaprandila a Euroslargactila a Eurosmalox nausea a Eurosmetoclopramide accorda a Eurosmetoclopramide salfa a Eurosmutabon ansiolitico a Eurosmutabon antidepressivo a Eurosmutabon forte a Eurosmutabon mite a Eurosneuleptila a Eurosnicozida a Eurosnozinan a Eurosplasil, compressa a Eurosplasil, sciroppo a Eurosplasil, soluzione, uso interno, a Eurosrifatera a Eurosrifina a Eurostemetila a Eurosicrest, compressa sublinguale a Eurostrilafon a Eurosxumolix a eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Corbilta, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Corbilta, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso dell'associazione levodopa/carbidopa/entacapone in donne in gravidanza. Gli studi condotti su animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva dei singoli componenti, vedere paragrafo 5, 3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Corbilta può compromettere la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Levodopa, carbidopa ed entacapone somministrati in associazione possono causare capogiri e ortostatismo sintomatico. Pertanto, è necessario prestare cautela nella guida e nell'utilizzo di macchinari. Pazienti in trattamento con Corbilta che presentino episodi di sonnolenza o di attacchi di sonno improvviso devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui un'alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o gli altri a seri rischi o a morte, per esempio l'uso di macchinari, fino a che tali episodi ricorrenti non si siano risolti, vedere paragrafo 4, 4. Effetti indesiderati. A. Sintesi del profilo di sicurezza. Gli effetti indesiderati segnalati più frequentemente con Corbilta sono discinesie che si verificano in circa il 19% dei pazienti. Sintomi gastrointestinali tra cui nausea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I dati raccolti successivamente alla commercializzazione del prodotto comprendono alcuni casi isolati di sovradosaggio nei quali i massimi dosaggi quotidiani segnalati per levodopa ed entacapone erano di almeno 10.000 mg e 40.000 mg rispettivamente. I sintomi ed i segni acuti osservati in tali casi di sovradosaggio comprendevano agitazione, stato confusionale, coma, bradicardia, tachicardia ventricolare, respiro di cheinestoche, alterazione della pigmentazione della cute, della lingua e della congiuntiva, e cromaturia. Il trattamento del sovradosaggio acuto con Corbilta è simile al sovradosaggio da levodopa. Tuttavia, la piridossina non ha efficace per invertire l'azione di Corbilta.
si consiglia il ricovero ospedaliero del paziente con l'applicazione di misure di sostegno generali, oltre che una lavanda gastrica e la somministrazione di dosi ripetute di carbone. Questo può accelerare l'eliminazione dell'entacapone in particolare, facendo diminuire il suo assorbimento/riassorbimento da parte del tratto gastrointestinale. Occorre controllare attentamente l'adeguatezza dell'apparato respiratorio, circolatorio e renale, applicando idonee misure di supporto. Deve essere instaurato un controllo ECG ed il paziente deve essere seguito attentamente per possibili aritmie cardiache. Se necessario, somministrare una terapia antiaritmica appropriata. Occorre anche considerare l'eventualità che il paziente possa aver assunto anche qualche altro medicinale oltre a Corbilta. L'utilità della dialisi nel trattamento del sovradosaggio non è nota. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Farmaci antiparkinsoniani, DOPA e suoi derivati. Codice ATC N04-03. Alla luce delle conoscenze attuali, i sintomi del morbo di Parkinson sono legati alla deplezione della dopamina nel corpo, proprietà farmacocinetiche, caratteristiche generali del principio attivo, assorbimento/distribuzione. Esistono variazioni sostanziali fra individui e nello stesso individuo nell'assorbimento della levodopa, della carbidopa e dell'entacapone. Sia la levodopa che l'entacapone vengono assorbiti ed dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici su levodopa, carbidopa ed entacapone, studiati da soli o in associazione, non hanno rilevato alcun rischio particolare per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology. Elenco degli eccipienti: compressa, crosscarmellosio sodico, magnesio stearato, amido di mais, manditolo, e 421, povidone K30, e 1201, rivestimento, glicerolo, 85%, e 422, ipromellosa, magnesio stearato, polisorbato 80, ossido di ferro rosso, e 172, saccarosio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Corbilta, compresse rivestite a base di levodopa più carbidopa più entacapone sono: levodopa più carbidopa più entacapone Milan, levodopa più carbidopa più entacapone Teva, Stalevo. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.